Buongiorno a tutti ragazzi, anzi buonasera, benvenuti a una nuova serie ragazzi. Ebbene sì, iniziamo Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, scusate. Un gioco che io conosco veramente bene, troppo bene. L'ho visto, giocato decine e decine di volte. È un videogioco che io veramente conosco con le mie tasche, soprattutto la parte del plant, quello con Raiden. Perché l'ho... Diciamo che è la mia parte, è la parte che mi piace di più. Poi vabbè è il cuore di Sons of Liberty. E... Ci sarebbero centinaia di cose da dire su questo gioco, ma soprattutto sulla parte del plant. E sul tank non ho mai giocato più di tanto, ma la parte del plant sono sempre stato molto innamorato di quella parte lì. Mettiamola così. E vediamola così, cioè, Metal Gear Solid 2 è un gioco che per l'epoca secondo me era molto molto avanti. Come concetti, come trama, come colpi di scena. Anche la parte del tank. Sons of Liberty veramente era... All'epoca forse non venne neanche capito come gioco. O quantomeno tutti erano... erano delusi dal fatto che non ci fosse Solid Snake nella seconda parte di gioco. Però io invece rimasi molto colpito da Raiden, dalla sua evoluzione come personaggio. È una cosa che vedremo, diciamo, mano a mano. Ma la difficoltà non c'è. Che difficoltà sto giocando? Spero non la Evo più in Extreme perché... Tanto questo qua non è altro che la LCD Collection che era uscita... che era uscita già su PS3, tale quale l'hanno presa a noi. Anche quella la giocai su PS3 all'epoca. Tutti e tre, 1, 2, 3. E mo, però non li ho mai portati sul canale YouTube, quindi... Visto che è uscita da poco questa CD Collection sulla Play 5, ho detto vabbè, approfittiamone. Giochiamo questi capolavori e portiamoli sul canale. Anche spettacolare questa intro, veramente bellissima. Quasi quasi l'intro di un film. Sì.
Sì, è un po' spoiler, perché fa vedere un po' tutti i personaggi. Bellissimo, bellissima questa introduzione. Io non me la ricordavo così bella questa introduzione. Quindi, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Scusate per se ho detto Liberty all'inizio, non so cosa mi hai preso. Veramente uno svarione totale. Allora. Ma vi dico già che cercherò la difficoltà bassa. Sì, Tanker Plant tutte e due perché vabbè. Voglio portare l'esperienza completa. A me la parte del tank non è che. Del tanker non è che cioè, impazzire. Ok, cioè è bella, assolutamente. Però il cuore del gioco è il plant. Capisco il plant proprio. Come tutto mi viene da dire. So che il motivo non saranno d'accordo, però. Allora, il plant l'unico difetto è che l'ambientazione è ridondante. Il plant si compone di 6 esagoni più un core di shell 1 e un core di shell 2, quindi sono 12 esagoni in totale, 6 più 6 più i due core che sono, diciamo, una sorta di HQ generale del shell di riferimento. Però appunto il grosso difetto è che il plant ha un'ambientazione noiosa, però questa ambientazione noiosa viene compensata totalmente dalla trama, dai personaggi, dai colpi di scena incredibili, da tutto ciò che vedrete. Il tank invece è più interessante come ambientazione, però non lo so, qualcosa in meno. In realtà il tank è più va visto più come un antipasto del gioco. Il vero cuore, ripeto ancora, è il plan. Io farei addirittura very easy anche. No, beh, io farei easy. Voglio godermi la trama. Non è qui che cerco la difficoltà, ecco, mettiamola così. Madre non parlava. Visuale input. Teniamolo così, non lo so. Ma non mi dire. The Hudson River, 2 years ago. We had classified intelligence that a new type of metal gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses had been out in the cold too long. Qui il punto di Verrazzano.
lo ricordo ancora. Revazzano Bevigi, scommettiamo. Siamo a New York comunque. Manhattan. Tra l'altro questo gioco qua è uscito proprio dopo l'11 settembre, subito dopo. Purtroppo è andata così. Infatti una sequenza finale è stata anche proprio censurata, tagliata completamente. Vi spiegherò perché molto molto più avanti. Cioè alla fine del gioco ve lo spiegherò praticamente. Perché fuma, solo i snake. Addicted proprio la sigaretta, la siga. E corre, così. Via il mantello. Oh. Come se fosse attraversato da scosse elettriche. Impressionante. Non ho ben capito sta cosa, sinceramente. Sono tante le cose in Metal Gear Solid 2 che... Our boy, he's right on schedule. Stronzo sa già tutto. He'll know soon enough. E Ocelot veramente sarà un personaggio chiave totale proprio di Metal Gear Solid 2. Capirete perché. Alla fine del gioco capirete perché. Vabbè, io avrei evitato di mettere ancora Metal Gear Solid 2 un'altra volta, però vabbè. Era già sufficiente una volta sola. This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction.
The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Hey, Our goal ciao. is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Sì. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. Delle You can ore. take down an elephant with that. Veramente. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment... Hey, Snake? Cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please. I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. Esatto. People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. What? Ah, sono arrivati dopo i terroristi. Non mi ricordavo più. Perché sanno che c'è Metal Gear anche loro. Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon, how many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. E più o meno ci siamo, eh. AKS 74U. Vedete anche sta cosa delle armi, tutte queste descrizioni. Una grande conoscenza del maestro Kojima. No, se non lui gli ha collaborato, diciamo. No Marine barber touched that head of hair. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. Huh. KA-60 Kasatka.
Kasatka? Russo. Kamoff chopper, right? Killer whale. La balena. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All Pyrotechnics. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. In pratica, Mei Ling è quella del primo Metal Gear Solid. Metal Gear Solid 1. Ci sono tantissimi mali a Metal Gear Solid 1, ragazzi. Sono veramente tanti. Perché non mi colpì neanche come cazzo si gioca sul gioco. E qui però. Dove là? Ah. Non l'ho manco preso. E non dimentichiamoci che è un gioco stretto. In generale faccio schifo in giochi stretto. Amado dov'è? Snake, it looks like that door can't be opened from the deck. You can infiltrate the ship through other doors. Snake, go through that door into the ship's interior. Push the action button down in front of the door and wait until the door opens before letting go. If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Make sure you keep doing it until the door's open. Io sono... Do you want to save, Snake? Io salvavo. Snake, you of course know the saying, one for all for one? What is this all of a sudden?
Oh, I figured you'd need a lot of motivation, so I came prepared. It's from the Three Musketeers. The book, not the candy bar. Anyway, it means that if you go up against everyone by yourself, they'll gang up on you too, I think. Since you're on your own on that ship, you need to take this to heart and avoid confrontations. How was that? Just like the old days, huh? Almost reminds me of Mei Ling. But you sure you got it right? Of course. Of And I'll teach you a course. lot more of these. You can count on it. Great. Proprio questo. C'è la musica come? Un giro tondo. Una cascata, vabbè. Snake, there's a surveillance camera in place. Once you're in its field of view, an alarm will go off. You can't afford to be seen. You can also use the chaff grenade to set up some electronic interference. The camera will be ineffective for a while. There's a blind spot right beneath the camera. Use it to buy some time. Anche mettermi così. Così non mi vedo. Ho già più complicato. Questo qui. Che faccio? Snake, wait! Don't move! I see it. Some kind of device on both sides of the hull. Infrared sensors? Right, and they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. Cose molto... Quando l'estinto in pratica... Vedete?
Però per eliminare queste cose, teoricamente, dovrei sparare a quel coso lì. Oh, sparare a questo qua. Oh, questo qua è. Ah, sì, qui non ho, vedete. Cioè, nel senso, non ho un'arma. Non ho un'arma senza silenziatore. Ah, guarda, come mi importa. Che cazzo? Non è che fa. Ma mo? Anche le sigarette. Esatto, prevento di devi sensori. Ricordavo bene sta cosa. So it is the Kasaka. Russian choppers. Snake, did you find out where that ship is headed? Yeah, I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. Esatto. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal... Ah. Quella è Olga, ragazzi. Giustamente lui non sa chi è. Quello anticipo io. Sarà la prima boss fight del gioco.
my way to the tanker holds. Report your status. Control room, communications, and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot. He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my esatto, grandchild? incinta. You will be on the helicopter out of here now. Damn it. Tuttavia, una piccola sorpresina. Bella sorpresina. Solid Snake. Non aspettava altro, non aspettava altro Olga. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are you? La figlia di... We are nomads. Wanderers. Ma che figata il cappello, perfetto. I said don't move. Americans, so you shoot women too. I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. It stopped raining. Not too shabby, is it? New York, I mean. And that brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? Lo Spetsnaz. I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice, either. Boss fight, Torg. Ma qua mi sa che si è velata... I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit is my life, my family. We've shared everything, all the bad and all the good. I have no one, nothing except the unit. Whoever you are, you're not stopping us. Che palle, Olga. Io è una vita che non faccio questa boss fight. Per questo che ho scelto il facile per tutto.
No! Sbagliato. Da bambino no, muoio in questa boss fight. Ero scarsissimo da bambino a giocare. Però lo riuscivo a finire Sons of Liberty. Anche se avevo 11 anni riuscivo a finirlo lo stesso. Vabbè, sto giocando anche a facile. Poi non è morta, attenzione. È addormentata. Io la pistola tranquillanti. Cazzo di Cypher. Lui è un Cypher che fa le foto praticamente. Cypher? Sì, è questo. Otacon, the ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man, Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies. Infatti. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cypher. A Marine Cypher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? Appunto. It was a tip. An anonymous tip. Perché? Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. Emma. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. Emma Emery. So? The sender of the tip was EE. II, infatti. Her name is Emma, but I always call her EE. Esatto. Emma? Emery? Esattamente. Yeah, it just caught my eye, you know. Ah, non mi ricordavo che Emma la si citava addirittura già qua. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. Penso. You think it's a trap? To lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. Anche perché non ha il silenziatore. Assolutamente sconsigliato. Non mi ricordavo che Emma Emmerich veniva citata addirittura qui. Perché in genere io quando... Allora, ho giocato a livello di gioco Metal Gear Solid 2. Avevo giocato forse 7-8 volte, non so. Però quasi sempre giocavo solo il plant. La parte del tank effettivamente l'ho giocata pochissime volte. Cioè pochissime volte. Nel senso, confronto alla parte del plant, la parte del tank l'ho giocata forse la metà delle volte, anche meno. Bene sì. Una cosa che non so invece cosa succede se uno spara un colpo a Olga, un colpo mortale. Questo non lo so. Ovviamente dovrebbe terminare la missione, in teoria. Olga non può morire. Aia. E sapevo tutti perché Olga non può morire. Poi ritornerà.
so. Queste casse qua non è che spieghi qualcosa. Poi si può salire anche qua, mi sembra. Eh sì, pensa a te. Questo penso di non averlo mai fatto. Che figo. I termici. Ferma il Google. Queste cose sono importanti, poi non mi ricordo più perché. Cioè, vabbè, sono importanti a prescindere. Ma io direi, ragazzi, mettiamoci qua. Sì, niente. Non più andare dove è andato quel tutto là. Dove è andato lui. Mi fa un tentativo. Puoi vedere da qua. Può dare di qua. Ah, ma è sta cosa. Fammi un cazzo. Sono comunque obbligato. Va bene, ragazzi, io vi saluto. Ma sicuramente andiamo avanti. Time to Poco ma save? sicuro. Cioè, perché è così? Quando inizio a giocare a Metal Gear Solid, che sia l'1, il 2, il 3, il 4, cioè una volta che inizio a giocare, poi è talmente tanto che anche se è un gioco che conosco a memoria, oddio, sì, la parte del plant soprattutto, in questo caso. Il tank, devo dire la verità, tante cose non me le ricordo. Quindi per assurdo la parte interessante sarà più il tank, quello, fatelo come volete. No, comunque tank dovrebbe essere, tanker. Per assurdo la parte del tanker dovrebbe essere più interessante, perché è dove ricordo di meno. Quindi ho più voglia di vedere cosa succede. Cioè, so cosa succede, ovviamente. Però i dettagli, ammetto che non me li ricordo poi così bene. Tutte le singole cose. Tipo sta cosa di Emma Emmerich non me la ricordavo che veniva citata qua. Per cui sta cosa... La parte del tanker mi rivelava molto. Okay. There's a saying that goes, even a bird on high dies a glutton's death, as do the fish of the deeps. The lesson is, don't be greedy. The fish that belonged to a family called the Deeps died from overfeeding, and so did a bird that got high on something, probably fermented fruit. Okay, if you say so. I do, Snake. Don't take unnecessary risks just because you're greedy for more items. Remember the Deep family's fish. Cioè, questi momenti qua, dopo il salvataggio, sono interessanti. Cioè, possono sembrare dei momenti un po' sciocchini per certi aspetti. Cioè, questi letti, queste cose. Era così anche Metal Gear Solid 1, e anche nel 3 sarà così.
Però, per quanto mi riguardano, questi momenti aiutano molto a stemperare la tensione, così si può dire. Proprio questi momenti che non hanno niente a che fare con la missione. Aiutano a staccare proprio la spina. Come se si uscisse un attimo dalla bolla della missione e si tornasse nella vita quotidiana, ecco, mettiamola così. Quindi è un po' è interessante. Allora ragazzi, io direi che mi sa che devo uscire direttamente da qua, io non so come si faccia uscire onestamente. Direi che quindi il video lo interrompo così. Bene ragazzi, vi saluto, grazie perché avete visto questo video di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty.